Ciao amici e bentornati sul mio canale. Oggi grazie agli amici di Ginur, che è un marchio di utensili, di elettroutensili che sinceramente, come ho detto a loro, non conoscevo, che mi hanno proposto di fare un test su uno dei loro prodotti. Io ho accettato, anche se gli ho detto che appunto non li conoscevo, per cui loro lo stesso mi hanno inviato questo utensile, mi hanno fatto scegliere tra un certo parco utensili e sinceramente a me questo mancava, per cui ho deciso di prendere questo, anche se avrei scelto il levigatore a muro per cartongesso, visto prossimi lavori che dovrò fare, che mi sarebbe servito, solo che non ce l'avevano attualmente disponibile, ma sarà per un'altra prova, mi hanno detto. Procediamo con l'apertura del collo. Come vedete ho scelto la pistola spruzzo, che mi sembra che costi circa sui 40 euro. Comunque in descrizione il codice sconto, che chi vuole acquistare avrà un ulteriore sconto. Pistola spruzzo non ho mai usato, per cui farò un test e magari non sarò neanche capace ad usarlo, però proviamo a seguire le istruzioni, iniziamo insieme a guardare. Troviamo delle cartine filtranti, perché per evitare di intasare gli ugelli e tutto quanto, il colore deve essere della giusta diluizione e senza grumi, per cui riempiendo la vaschetta si utilizzeranno queste cartine filtranti. Il contenitore me la immaginavo un po' più piccolina, che qui è visibile, per cui è anche comodo per il lavaggio. Abbiamo un imbuto dosatore e vari ugelli di ricambio con uno spazzolino per la pulizia. Ha un contenitore da 1300 ml di liquido e la regolazione avviene attraverso questo grilletto, che qui andremo a svitare, a diminuire la portata e ad avvitare per aumentare la portata. È molto semplice come regolazione, non ci sono. Qua davanti abbiamo l'ugello che farà il ventaglio o la rosa, molto semplice da cambiare. Devo dire che dalle fotografie mi sembrava più un giocattolino, però dovrò ancora testarla e la proverò su un pannello di una porta che attualmente è in USB. Proverò a passarla col bianco. Ho visto alcune recensioni che consigliano non solo questa pistola, ma consigliano di utilizzare questi oggetti con le vernici d'acqua, perché dicono che le vernici solvente vanno a rovinare le guarnizioni all'interno, per cui io già cerco di utilizzare vernice d'acqua apposta per non avere eventuali esalazioni in casa, per cui non dovrei avere. In più facilita molto di più la pulizia della pistola. Niente, non ci resta che caricare e andarla a testare. Bene amici, allora sfogliando il libretto delle istruzioni, intanto vediamo che ci sono diverse lingue e anche l'italiano, per cui già è un punto a favore. Come ci viene indicato, vediamo che abbiamo diversi ugelli con diverse aperture e che possiamo regolare come punto, come indica
solo ruotandolo di 45 gradi o mettendolo orizzontale o verticale. Se mettiamo in verticale farà il ventaglio verticale, se lo mettiamo a 45 gradi farà il punto, e se invece lo mettiamo in orizzontale farà il ventaglio orizzontale. Come potete vedere, spero si riesca per via delle luci, c'è anche la serigrafia sulla pistola stessa, sull'ugello stesso, che indica verticale, ventaglio verticale, poi svitiamo, andiamo in punto e ventaglio orizzontale, semplicemente svitando questa ghiera e ruotando gli ugelli. È molto semplice. Per la regolazione del flusso avverrà tramite il grilletto di attivazione, però come vedete c'è questa rotellina che essendo svitata andrà a battuta e farà un'apertura inferiore del flusso dell'aria che andrà a prelevare la vernice dal contenitore, per cui noi potremo tranquillamente, dopo aver fatto la prova della quantità di colore che vogliamo fare mettere dalla pistola, andremo a regolare questa rotellina da un minimo ad un massimo, abitando la stessa. E in questa posizione avremo il massimo flusso di aria e di conseguenza anche la massima uscita del colore dal contenitore. Come vedete c'è una targhetta con tutte le caratteristiche: 220 volt 50 Hz, 400 watt del motore, 1300 ml il contenitore del colore, la viscosità 70 dl per secondo e il massimo flusso 800 ml al minuto. E qui vengono anche indicati i diametri dei vari ugelli. Il montaggio è molto semplice, basta inserire l'ugello facendo attenzione a non danneggiarlo. Come vedete c'è l'invito. Andremo a tirare il grilletto e a inserire come vedete, muovendo il grilletto va a muovere l'ago che andrà a tappare e aprire il foro dell'ugello. Per cui per il montaggio andremo a tirare il grilletto, inserire l'ugello e chiuderlo con la ghiera. Dopodiché lasceremo il grilletto e l'ugello sarà chiuso. Quando andremo ad azionare il grilletto si azionerà il motore che soffierà l'aria che passando aspirerà il colore e lo porterà in uscita agli ugelli. Guardando bene le istruzioni ho visto che all'interno posteriormente della pistola è presente il filtro dell'aspiratore, per cui ogni tanto bisognerà verificare che questo sia pulito in modo che il motorino non resti senza flusso di aria, perché altrimenti si brucia e poi comunque inficerebbe il
la spruzzata frontale dell'ugello. Bene amici, ora provvediamo a caricarla, vediamo come si fa. Prendiamo una di queste cartine, questi fili di carta. Come vedete sono dotati di una retina molto sottile. Le mettiamo qua al suo interno e andiamo a svuotare il barattolo. Io al momento non conosco la quantità, per cui una volta rovesciata andrò a verificare quanta ne contiene, e in base al libretto di istruzione indica che questo tipo di vernice questa è una vernice all'acqua, va diluita intorno al 5%, per cui andrò a fare il conto e andrò ad aggiungere il 5% di acqua. Bene, ora che abbiamo effettuato il caricamento e la diluizione, andrò a addebitare il corpo della pistola. Ok. Diciamo che comunque per la quantità che avevo io a disposizione è quasi al limite del pescaggio la pistola. Prima di tutto andremo a regolare al minimo il flusso dell'aria, per cui andremo a svitare il più possibile la vite in modo da non sprecare colore. Amici, ora possiamo iniziare. Come vi ho detto, ho regolato al minimo il flusso dell'aria, per cui adesso proveremo a vedere lo spruzzo. Ho regolato il ventaglio verticale e proveremo a fare un tentativo. Un difetto che sicuramente comunicherò ai ragazzi di Ginur è il cavo della pistola, il cavo elettrico un po' corto. L'avessero fatto un metro più lungo, è vero che per abbattere i costi, però per lavorare più comodamente l'avessero fatto leggermente più lungo circa un paio di metri, l'avessero fatto 3 metri, non sarebbe stato malvagio. Comunque proviamo per la prima volta. Come vedete la pistola non si attiva neanche perché ho aperto al massimo la vite. Proviamo a ridurla. Comincia, vediamo adesso la quantità di vernice che esce. Naturalmente esattamente al contrario di come vi avevo detto prima, perché come vi ho detto è la prima volta che lo utilizzo. In questa posizione con l'ugello orizzontale fa il ventaglio verticale. In posizione a 45 gradi fa la rosa, mentre quando l'ugello è in posizione verticale fa il ventaglio orizzontale.
ad aprire ancora un po' il getto e rimetto in verticale. Provo a cambiare ugello perché questo qua è troppo sottile. Bene, abbiamo sostituito l'ugello, ora richiudiamo il flusso dell'aria per vedere come spruzza, la quantità di vernice che spruzza. Questo è molto meglio. Bene amici, allora, considerazioni finali. Naturalmente per lavori di hobbistica può andare bene, come ripeto ho trovato un difetto principale che è il cavo di alimentazione un po' corto, l'avessero fatto un metro più lungo non sarebbe stato male. Utilizzandola abbastanza leggera mi aspettavo fosse un po' più pesante, e l'importante è la pulizia dopo l'utilizzo, per cui riempite bene, se utilizzate vernice d'acqua come faccio io, riempite bene d'acqua il contenitore e spruzzate il più possibile fuori, fatela funzionare il più possibile in modo che pulisca bene subito appena finite, prima che si asciughi la vernice, spruzzate subito in modo da pulire gli ugelli e i canali di pescaggio del colore. Facendo così la terrete sempre pulita ed eviterete che il prossimo utilizzo abbiate dei problemi nello spruzzo, gocciolamenti e così via. Niente, anche per il video di oggi ringrazio ancora gli amici di Ginur che mi hanno dato l'opportunità di testare questo attrezzo. Ripeto, non li conoscevo e spero mi diano ancora l'opportunità di farvi conoscere i loro prodotti. Vi ringrazio, mi raccomando, se vi è stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo. Ciao a tutti!